Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi racconteremo un periodo un po' incerto del nostro viaggio qui in Perù. Qualche settimana fa c'è stato un colpo di stato all'interno del governo peruviano, ovvero il presidente ha lasciato il suo incarico. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e infatti moltissimi di voi ci avete scritto. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Noi eravamo lì e abbiamo vissuto l'escalation delle proteste del popolo che ci sono state e adesso vi cominciamo a raccontare com'è andata. Avremo modo di spiegarvi per bene quello che è successo nei video che seguiranno, in maniera tale da trasmettervi quello che abbiamo capito e come ci siamo comportati di conseguenza e soprattutto come l'abbiamo vissuta, essendo dei turisti in un paese che ci stava ospitando e con un mezzo straniero di nostra proprietà. Qui hanno sistemato alla rinfusa delle pietre enormi e delle gomme. Per protesta praticamente non si può passare. C'è da dire che in 3 anni di viaggio sulla Panamericana non c'è mai successo nulla del genere, sia in Nord America che in Centro America e tantomeno in Sud America. Ed essendo la prima volta per noi ci siamo sentiti veramente un po' strani e non sapevamo bene come agire, perché eravamo a tutti gli effetti bloccati. Ma prima di raccontarvi come arriviamo a tutto ciò, vi mostriamo le ultime immagini del nostro viaggio in Perù tranquillo, dove ancora praticamente non sapevamo quello a cui saremmo andati incontro. Vi consiglio davvero di non perdervele perché sono posti davvero unici al mondo, soprattutto per chi ama la montagna. Le montagne colorate di ieri ci sono piaciute talmente tanto che oggi abbiamo deciso di andare a vederne delle altre che si trovano abbastanza vicino. Si chiama Palcoyo e ci sono altre montagne colorate. Non sapevamo quale delle due scegliere inizialmente, poi oggi abbiamo deciso di fare anche queste. La strada però per arrivare è un po' critica, è più pendente rispetto a ieri e è un po' più sgangherata, quindi speriamo di farcela senza problemi. Intanto stiamo salendo. Nirvan sta facendo molta fatica oggi. Questa strada è veramente al limite per un 2 ruote motrici e soprattutto per un camper. Sappiamo che stiamo facendo una cosa abbastanza al limite, però fino ad ora ce l'ha fatta. C'era un tratto molto pendente, senza gomme all terrain e in prima ce l'abbiamo fatta. Adesso mancano ancora 10 km se non sbaglio e arriveremo ancora a quote lunari. Vediamo un po' come va. Il paesaggio comincia a cambiare e sta diventando tutto rosso ancora una volta. E ovviamente anche le case sono rosse perché prendono il colore della terra locale. Quanti alpaca pure qui, strapieno. Davvero unica la forma di queste montagne che sembrano quasi terrazzate naturalmente e sopra ci sono gli alpaca a brucare.
Questa è una delle più belle strade a circa 5000 metri. Adesso stiamo arrivando al parcheggio. Già qui si possono vedere le rocce colorate. E questa è la valle che abbiamo risalito lentamente. Buenos días. ¿Los piquete? Ya. Dos personas, sí, no más. Muchas gracias. No hay nadie. Ya se fueron todos. Questo è il nostro parcheggio, sembra tutto veramente molto nuovo, stanno costruendo perché Palcoyo sta diventando una destinazione molto più famosa della Montagna Colorata ultimamente e quindi stanno realizzando un ristorante, dei bagni. Adesso cominciamo la camminata, penso che pranzeremo più tardi per sfruttare la giornata perché qui può nevicare da un momento all'altro. Siamo arrivati al parcheggio, stranamente non c'è nessuno, siamo solo noi e un'altra macchina ed è strano per essere sabato. Abbiamo visto un po' di pullman scendere, quindi saranno venuti prima, però veramente non pensavamo di non trovare proprio nessuno, quindi ci godremo anche oggi questo spettacolo, sperando che regga il tempo, però qua la strada per arrivare a vedere le montagne è molto più corta rispetto a ieri, quindi sarà una passeggiata più veloce. Caramellina alle foglie di coca e via, siamo partiti. 1,7 km, un centinaio di metri di dislivello, poca roba, siamo a 4700 metri. Hola, buenos días. No hay mucha gente hoy. Ya se han ido, mucha gente han pasado. ¿Ya sí? Sí, en la mañana viene. Ajá. 5 de la mañana vienen de Cusco y entonces acá están 10, así. Hasta las 10 y después se van. Bajada, sí. Bueno. Montagne colorate ovunque qua. Ogni colore ovviamente corrisponde a una composizione chimica. Noi non siamo chimici, però magari vediamo se riusciamo a mettere nel video la composizione di ogni roccia e perché da questi colori. Nella composizione dei vari strati, che incredibilmente si alternano quasi perfettamente come un arcobaleno, si possono distinguere 6 gruppi di colori: il rosa o il fucsia, che sono una miscela di argilla rossa, fango e sabbia. Il bianco è dovuto invece alla sabbia di quarzo, più comunemente chiamata arenaria, e ovviamente al calcare. Il viola è dovuto alla presenza della marna, una miscela di argilla e carbonato di calcio unita ai silicati. Il rosso ad argillite e argille. Il verde, che ovviamente è il nostro colore preferito, ad argille ricche di ferro e magnesio, con l'aggiunta di ossido di rame. Il marrone e il giallo sono dovuti alla presenza di arenarie calcaree ricche di minerali solforati, ovvero combinati con lo zolfo. Qui si può camminare sui vari strati, pazzesco. Eccoli qui. Adesso c'è poca luce, quindi non si vede benissimo. Speriamo che spunti un po' il sole perché lì è azzurro, ma lì sta nevicando.
Ultima tappa che adesso vediamo è il Bosque de Pietra, che non so veramente come si sia creato, però è formato da rocce che spuntano e siamo praticamente a 5000 metri. Chissà come e perché queste pietre sono in piedi in delle posizioni veramente instabili. C'è un piccolo sentiero adesso e lo percorriamo. E la vegetazione anche qui è veramente curiosa. C'è questo muschio che sembra un broccolo. Buongiorno, oggi ci troviamo nel paesino di San Pedro. È un paesino molto conosciuto perché ci sono delle acque che curano, ci sono delle acque purgative e delle acque per gli occhi. La gente di qui usa quest'acqua per pulire gli occhi, gli anziani anche per evitare la catarata, e quindi andrò a provare quest'acqua sperando sia anche miracolosa. Spero di riacquistare un po' di vista perché non vedo benissimo da lontano, quindi vediamo com'è. Eccoci arrivati nel posto dove c'è quest'acqua curativa per gli occhi. L'ingresso costa 2 soles, che sarebbero 50 centesimi. Qui c'è quest'acqua, adesso non ho ancora capito, penso sia una fonte termale. Qui c'è una piccola piscina. Bisogna prendere l'acqua e metterla in una di queste vaschette, e poi la signora mi ha detto che dovrò guardare dentro l'acqua per 15 minuti, quindi immergere la testa e tenere gli occhi aperti per far entrare quest'acqua negli occhi. Ora inizio e vediamo come va. Iniziamo, adesso entrerò con gli occhi aperti. Ah, Madonna, brucia. Guardami. Tutto questo lo devi fare per 15 minuti? Sì. Beh, oh, vedo già meglio, non so se... Hai gli occhi blu. Come le fue? Bestial. Bestiale. Però aiuta, de verdad già veo Sí, mejor. sí, ayuda bastante. Quindi vedi meglio? Sì, sì. Mi sono portata anche una bottiglia piena di quest'acqua, mi hanno detto che dura più o meno una settimana e quindi proverò tutti i giorni a mettermi un po' di quest'acqua, vediamo se mi migliora la vista. Non è Inca Kola? No. Aspetta, mi si è bloccato il braccio. Che è successo? Un fuori programma. Mi si è bloccato il braccio. Cavoli. Adesso c'è anche l'acqua per il braccio. No, questa è solo per gli occhi. La signora mi ha detto che dura una settimana, quindi proverò a vedere. Seconda esperienza della giornata, questa volta sono armata di bicchiere e carta igienica perché vado a fare la purga, qua la fanno tutti, dicono che faccia molto bene, quindi andrò a farla anch'io. Adesso vediamo com'è. Carlo non se la sente. Non dormi in van stanotte? Io comunque vado. Ecco qui il posto. Wow, c'è un sacco di gente, oggi è domenica e vengono tutti a purgarsi. Io non so niente, sono un po' impreparata, ho chiesto quanta acqua devo bere, mi hanno detto fino a quando il tuo stomaco non senti che inizia a smuoversi, a fare gorgogli, quindi iniziamo. Questa è l'acqua da dove si prende. Inizio a bere il mio primo bicchiere. Un signore adesso mi ha detto che ne devo bere 15. Caspita. Salute. Sapore terribile, sa di ferro ed è salata. Mamma mia, mi sa che a me ne basteranno 2 o 3.
A questo punto dal paesino di San Pedro veniamo informati del colpo di stato e che dalla giornata di domani sarebbero iniziate le proteste. Le proteste consistevano nel blocco totale della rete stradale peruviana, con qualsiasi mezzo a disposizione. In pratica dalla mezzanotte era in programma la realizzazione di un blocco nella città di Sicuani, praticamente uno snodo essenziale nella rete stradale a sud del Perù. Noi non sapevamo ancora cosa sarebbe successo e decidiamo di metterci in strada e percorrere 300 km per superare la città di Sicuani e dirigerci in un posto dove pensavamo fosse tutto più tranquillo. Buongiorno da Civai, oggi non è una splendida giornata. Ieri abbiamo fatto 300 km, ci siamo fermati per la notte in questo posto, ma adesso vi spiego perché non è una bella giornata. Qualche giorno fa c'è stato un qualcosa di simile a un colpo di stato in Perù che ha scatenato via via delle azioni da parte del popolo di chiusura delle strade. Noi ieri siamo riusciti comunque a passare, non abbiamo trovato nessun blocco, ma oggi che ci siamo svegliati qui ci hanno praticamente bloccato tutte le strade. Lì in pratica non so se si vede, ma hanno chiuso con la sbarra il pueblo dove adesso siamo, un destino magico, non tanto magico oggi, ma adesso vi faccio vedere in che cosa consiste. Qui hanno sistemato alla rinfusa delle pietre enormi e delle gomme. Per protesta praticamente non si può passare. C'è questo camion che vorrebbe passare. Già si è formata una piccola coda di macchine e ci sono anche delle alpache lì in fondo. Quindi blocco stradale formato da pietre e pneumatici. Qui addirittura c'è un pneumatico al centro della strada retto da due massi enormi. Ora uno potrebbe anche pensare di spostarli, però non mi sembra il caso, quindi diciamo che salteremo la nostra gita alle terme di oggi e andremo a cercarne delle altre dove non abbiano bloccato la strada. Anche lì tutto bloccato. Sì, siamo praticamente bloccati Qua. a tempo indefinito. Che questa strada è chiusa, infatti hanno tirato giù la sbarra e hanno messo delle pietre. Mi sembra ritornare ai tempi del Covid, quando a Las Coloradas in Messico siamo stati chiusi per 3 mesi. Spero che non siano altrettanti 3 mesi qui. È la prima volta che ci capita nel viaggio, è una cosa strana. Comunque adesso vediamo se riusciamo a trovare un posto per salvare la giornata, perché qui ci sono tantissime terme. Civai è conosciuta per essere il capolinea del Canyon del Colca, una destinazione molto famosa, e ci sono tantissimi bagni termali sul fiume che attraversa il canyon. A questo punto, essendo bloccati e non avendo nessuna possibilità di uscire dalla valle del Colca, rimaniamo fermi in attesa di sapere che cosa sarebbe successo nelle prossime ore.